Buonasera a tutti. La domanda di questa sera è magari apparentemente scollegata dalla bellezza, ma vedrete che non sarà così. Perché investire nello spazio? È una domanda che ha perfettamente senso in realtà, assolutamente legittima, perché le priorità che affliggono il nostro pianeta sono enormemente, apparentemente più importanti. Che senso ha investire denaro, tempo, risorse, forze per mandare magari una sonda in orbita attorno a un pianeta, o per avere la prima immagine del buco nero, o per studiare delle rocce marziane? Non solo, pensate che nel 1977 la NASA lanciò 2 sonde gemelle, chiamate Voyager, per studiare il sistema solare esterno. A bordo di queste 2 sonde c'erano 2 dischi d'oro, 2 dischi completamente ricoperti d'oro. 2 oggetti che erano apparentemente inutili, senza alcuna utilità da un punto di vista scientifico. Ma nonostante questo, vennero spesi soldi, vennero investite risorse umane per mettere 2 oggetti così su 2 navicelle che avrebbero vagato tra le stelle. Qual è il senso di tutto questo? Ecco, io questa sera vorrò darvi 2 risposte. Una risposta pratica che magari soddisferà molte delle persone che si chiedono, che si fanno giustamente la domanda iniziale. Però non sarà la risposta che voglio darvi io, perché io in realtà nemmeno vorrò darvela una risposta. Quello che vorrò fare questa sera sarà un viaggio fatto di sogni, di bellezza, di consapevolezza, al termine del quale magari la risposta la troverete dentro di voi. E per cominciare parlerò di un fallimento, di uno di quelli che avrebbe potuto essere uno dei più grandi successi dell'esplorazione spaziale. Nel 1990 gli scienziati mandarono in orbita attorno alla Terra un telescopio spaziale a cui diedero il nome di Hubble. Uno strumento che avrebbe dovuto cambiare completamente la nostra comprensione del cosmo. Eppure, un paio di settimane dopo il lancio, questa che vedete a sinistra erano delle immagini che cominciano ad arrivare, completamente sfocata, totalmente inutilizzabile. E questo per un minuscolo difetto dello specchio principale del telescopio. Dopo 30 anni sappiamo che il telescopio spaziale Hubble è stato ed è tuttora un successo clamoroso. E questo perché 3 anni dopo il lancio andarono fisicamente gli astronauti a correggere questo difetto, dopodiché iniziano a mandare immagini come quella che vedete a destra, finalmente all'altezza delle attese. E però, ragazzi, 3 anni di dati persi su un progetto così sarebbe stato un disastro pazzesco. Ecco quindi che gli astronomi iniziarono a sviluppare delle tecniche capaci di migliorare la gamma dinamica, la risoluzione e il dettaglio delle immagini sfocate che Hubble stava mandando, producendo finalmente risultati che non erano perfetti ma utilizzabili dalla comunità scientifica. La cosa meravigliosa è che queste tecniche vennero prestate alla medicina, producendo risultati come questo. Questa è un'immagine mammografica ottenuta con quelle tecniche. I medici riuscirono a individuare microcalcificazioni nel seno molto più piccole, che prima sarebbero risultate invisibili, potendo così fare diagnosi più precoci e attuare trattamenti migliori e molto meno invasivi. Ecco, pensate se questo risultato proviene da un insuccesso della ricerca spaziale, salvando vite umane. Riuscite ad immaginare la quantità immensa di ricadute tecnologiche sulla vita di noi esseri umani qua sulla Terra, con gli infiniti successi che l'esplorazione spaziale ha prodotto negli ultimi decenni. Immaginate per esempio i filtri per l'acqua, che restituiscono il bene più prezioso a popolazioni che altrimenti potrebbero morire di sete, alle tecnologie che usiamo tutti i giorni, quella che avete nei vostri cellulari, internet, il GPS, o le previsioni meteorologiche, che vi permettono di sapere se domani dovete prendere l'ombrello una volta alzati oppure no. Tutti i satelliti che monitorano costantemente il nostro pianeta, che ci hanno permesso di capire che i cambiamenti climatici sono una nostra principale responsabilità. Ma è la stessa ricerca spaziale a fornirci quelle tecnologie, come i pannelli solari, che ci stanno fornendo un minimo aiuto per contrastare le conseguenze di questi cambiamenti climatici. Ecco, la ricerca spaziale si traduce in progresso, in tecnologie democraticamente a disposizione di tutta l'umanità. Quale risposta pratica c'è migliore di questa a molte delle persone che si pongono la domanda iniziale? Però in realtà non è per queste cose che noi alziamo gli occhi al cielo, non è per avere questo che noi esploriamo il cosmo.
Pensateci, nessuno si chiede il senso dell'arte, della filosofia, della musica, della danza, di tutte le arti. Però effettivamente non ci danno un ritorno tecnologico, non risolvono problemi. Ma forse nessuno si chiede il senso di tutte queste cose perché sono una espressione dei nostri sentimenti e delle nostre emozioni. E che senso avrebbe chiedersi qual è il motivo per cui gli esseri umani esternano ciò che sentono dentro? Non avrebbe alcun senso. Questo perché esprimere le nostre emozioni, i nostri sentimenti è ciò che ci rende vivi, è ciò che letteralmente ci rende esseri umani. Tra le cose che l'arte ci ha lasciato in eredità è sapere da dove veniamo, sapere chi eravamo, fin da quando l'arte era utilizzata come fondamentale mezzo di comunicazione. Ma non solo, perché l'arte ci fa capire chi siamo stati, utilizzando il linguaggio della bellezza, delle forme, della scrittura, dei colori, se cambia, e delle geometrie. L'arte è anche quella cosa che racconta le nostre battaglie. L'arte è rivoluzione, fatta con un pennello, con uno scalpello, con una penna. E perché no? Pure con la nostra voce. Tutte cose che hanno colpito gli animi e il cuore delle persone molto più di tutte le spade, di tutti i fucili e di tutte le pistole che abbiamo mai potuto creare. E che cos'è l'esplorazione dello spazio se non la comprensione della forma più alta e sublime di arte? Arte che non abbiamo creato noi, ma che è la natura stessa ad averci regalato e che noi dobbiamo semplicemente limitarci a comprendere. Fin da quando eravamo degli ominidi che accendevano un fuoco all'interno delle grotte, siamo stati abituati ad alzare lo sguardo al cielo, ad usarlo come guida, per orientarci, per capire dove andare, per scandire lo scorrere del tempo. Fin da quando abbiamo messo piede su questo pianeta, abbiamo capito che osservare il cielo era nel nostro animo di incredibili esploratori. Ed è proprio grazie ai nostri tentativi di comprendere il cielo che abbiamo fatto alcune delle rivoluzioni più straordinarie, non solo della scienza, ma dell'intera umanità. Quando Galileo osservò le fasi di Venere, abbiamo scoperto che non eravamo noi il centro dell'universo. Quando un astronomo di nome Hubble, all'inizio del secolo scorso, aveva osservato una piccola stella variabile all'interno della galassia di Andromeda, abbiamo capito che l'universo non era nemmeno limitato alla nostra galassia, ma era molto molto più grande. Ed è quando abbiamo iniziato a costruire i più potenti telescopi che ci è risultato chiaro che la nostra galassia, il nostro posto nel cosmo, non aveva nulla di speciale. La nostra galassia era una delle migliaia di miliardi che popolano l'universo. E noi abbiamo capito il nostro posto nel cosmo, nel nostro universo, studiando lo spazio qui da Terra, ma facendo il processo inverso, andando nello spazio e studiando da lì il nostro pianeta, che abbiamo capito qual era il nostro posto in questo mondo e qual era il nostro ruolo. Da lassù, la Terra è piccola, sospesa nel buio, freddo, inospitale del cosmo. Da lassù la Terra appare incredibilmente fragile, con la sua esile atmosfera che permette a noi esseri umani di sopravvivere sulla sua superficie. Però, nonostante questa sua immensa fragilità, è proprio da lassù che abbiamo capito che la Terra è un posto bellissimo, che non ha né barriere né confini. È la nostra casa, è l'unica casa che abbiamo mai avuto e che mai avremo. E la dobbiamo preservare, tutti insieme, come un'unica specie. Immagini come questa, immagino l'abbiate riconosciuta, è dello sbarco dell'uomo sulla Luna, alla fine sono molto simili alle pitture rupestri che vi ho mostrato e che abbiamo lasciato nelle grotte migliaia di anni fa. Nonostante l'immensa distanza temporale e tecnologica che le separa, perché immagini così, di nuovo, ci fanno capire chi eravamo e da dove siamo venuti,
E dove vogliamo andare? Immagini così sono di una bellezza, di una potenza disarmante, raccontano la nostra forza, raccontano la nostra tenacia, la nostra perseveranza, la nostra capacità. Il fatto che quando vogliamo sappiamo cooperare in direzione di un obiettivo comune. Immagini come questa, secondo me, sono la forma più sublime di arte. Arte, come in questo caso, magari fatta letteralmente con i piedi. Immagini così sono il simbolo della nostra volontà di oltrepassare i limiti che la natura ci ha imposto. L'esplorazione spaziale, però, non è solo la necessità umana di oltrepassare questi limiti. L'esplorazione spaziale è anche, o forse soprattutto, il desiderio dell'uomo di sopravvivere al proprio tempo. E questo sentimento disperato e meraviglioso dell'essere umano è proprio incarnato da quelle 2 sonde di cui vi ho parlato all'inizio, le sonde Voyager. Però, perché mettere 2 dischi d'oro su queste 2 sonde? Questo mica lo spiega. Perché mettere 2 oggetti inutili da un punto di vista scientifico su 2 navicelle che stanno vagando per il cosmo? Qual è il senso di questa cosa? Perché spendere soldi, investire risorse per un affare del genere? E beh, il valore di questi 2 dischi non risiede nel loro materiale, risiede nel messaggio in essi contenuto. È un messaggio indirizzato verso un'ipotetica civiltà aliena a cui potrebbe andare incontro una delle 2 sonde. È un messaggio che è una nostra eredità, un frammento dei nostri sentimenti, dei nostri pensieri, delle nostre emozioni. Se questa ipotetica civiltà aliena fosse in grado di decifrare il contenuto di questi 2 dischi d'oro, vedrebbe oltre 100 immagini che racconterebbero chi siamo, la nostra società, e che descriverebbero le bellezze del nostro pianeta. Non solo, perché sentirebbero i rumori di questo pianeta, il boato di un temporale, il fragore della pioggia che cade, o il rumore di un'eruzione vulcanica. Sentirebbero i rumori delle creature della Terra, a partire da quelle che popolano le profondità delle foreste, a quelle che camminano nella savana, fino ad arrivare a noi esseri umani. Sentirebbero il battito del nostro cuore, una risata, il pianto di un bambino. Perché una risata e il pianto di un bambino? Perché sono espressioni universali e genuine delle nostre emozioni, che non fanno alcuna differenza di colore o di etnia. Sentirebbero messaggi di pace e saluti in oltre 50 lingue dei popoli di questo pianeta. Silema Gemen. Hola y saludos a todos. Hello from the children of planet Earth. Tanti auguri e saluti. E questi siamo noi italiani che abbiamo affidato il nostro messaggio a un'ipotetica civiltà aliena. Ma nei dischi d'oro, chiamati anche Golden Record, sono contenute anche le musiche che questi popoli hanno prodotto nel corso dei tempi, da quelle degli aborigeni fino alle meravigliose composizioni di Beethoven. Beh, come vedete, all'interno dei dischi d'oro c'è molto di più di quello che danno a vedere. Se una civiltà aliena davvero fosse in grado di decifrare il contenuto di questi dischi, scoprirebbe di un mondo unito nella pace, nella fratellanza, nell'amore e nel rispetto reciproco. So cosa pensate, è una menzogna a cui nemmeno noi abbiamo mai creduto realmente. Però non preoccupatevi, perché in realtà le Voyager non si avvicineranno mai nemmeno a un pianeta abitabile, non ci sarà mai alcuna civiltà in grado di raccogliere le sonde e di decifrare quello che è contenuto nei dischi d'oro. Ma allora qual è il senso di averle mandate là nello spazio con questo carico simbolico? Perché lo abbiamo fatto? Perché a ben vedere i dischi d'oro contengono un messaggio che non è davvero
per il cosmo, è un messaggio riferito a noi stessi esseri umani. Noi ci estingueremo. Tutto quello che abbiamo mai creato scomparirà con noi. La nostra arte, la nostra cultura, le nostre tradizioni, la nostra tecnologia, la scienza, tutto quello che abbiamo mai prodotto scomparirà quando l'umanità si estinguerà. Eppure le sonde Voyager continueranno a viaggiare per miliardi di anni nello spazio, sopravvivendo al nostro tempo, a noi stessi e anche al pianeta. Un frammento di noi, la nostra eredità, i nostri sentimenti, le nostre emozioni, i nostri pensieri, quello che siamo stati, o meglio, quello che in realtà avremmo voluto essere, ma che non siamo mai stati bravi a mettere in pratica, continuerà a viaggiare tra le stelle anche quando noi non ci saremo più. Noi abbiamo preso il meglio di noi stessi e lo abbiamo affidato a queste due navicelle. Quella è la nostra eredità. È così che noi avremmo voluto essere, ma non siamo mai stati in grado di realizzare. Le sonde continueranno a viaggiare nei miliardi di anni e noi non ci saremo più. Questo è un piccolo regalo di un mondo distante e delle incredibili creature che lo popolavano. Un segno della loro speranza e della loro determinazione e del disperato bisogno di sopravvivere al loro tempo in un universo vasto e fantastico. Grazie.